alla solitudine, poi vediamo come può essere anche vissuto nella nostra vita interiore, no? Oggi, della nostra esperienza, della nostra vita che tutti sappiamo, no? Si denotano delle dinamiche di difficoltà che impattano proprio sulla nostra vita interiore e quindi ci regaleremo delle condivisioni spirituali per farle veicolare nel nostro cuore e farne tesoro. Ecco, sicuramente non è facile quello che noi ci stiamo dicendo, perché la nostra vita è modulata, no? Sugli impegni e soprattutto sulla velocità della società che oggi ci impone, la velocità dei tempi che ha assorbito tutto noi stessi. Siamo proprio dentro questo vortice di questa velocità che non ci rendiamo conto, no? E assumiamo modelli comportamentali, modelli di relazionarci secondo questa struttura della vita che è stata imposta, no? Attraverso tutta questa ricerca tecnologica, questa ricerca dell'immediatezza che in certo qual modo, no? Anche questo lo diceva Papa Benedetto, ha un po' frenato gli aspetti di quella nostra parte umana, no? In modo particolare di quell'aspetto spirituale, di essere riflessivo, di essere introspettivo e di farci anche una autoanalisi, no? E allora un altro tema importante, ecco, che volevo completare un po' il discorso di ieri, è la solitudine. La parola stessa noi la conosciamo, no? Che ci porta a vivere un contesto di isolamento, dal punto di vista negativo, un contesto di isolamento, un contesto di asocialità, è un contesto di una scelta che davanti alle dinamiche di una vita che ti ha dato sempre, no? L'aspetto più duro della sua faccia attraverso il nostro modo di relazionarci, ci spinge a volte ad annichilirci in questo contesto che noi possiamo chiamarlo solitudine, ma in realtà sarebbe un po' una forma di mutismo che si genera dentro di noi e che naturalmente la parola stessa, voi lo sapete benissimo, quando finisce, tutte le parole che finiscono con ismo sono di accezione negative, per cui dobbiamo vedere invece la solitudine proprio dal punto di vista positivo, spirituale, in relazione anche a quello che è il tema, no? Che stiamo vivendo, del silenzio. La solitudine spesso è importante, se non necessaria, proprio per vivere il silenzio. Un'espressione tipica della solitudine è proprio lo stato del silenzio. Gesù, come si dice anche nei Vangeli, spesso, no? Si ritirava in solitudine e pregava. Quindi quello spazio che noi dedichiamo di essere presenti a noi stessi e, come vi dicevo anche ieri, no? Presenti ad una presenza divina, di un contesto naturalmente questo cristiano. Fermo restando, ecco, ribadisco sempre che quello che noi ci diciamo vale anche per chi non crede, perché la struttura dell'uomo ha una sua natura di ordine naturale, il quale questa natura dell'uomo, anche senza la fede, ha una dimensione divina, perché noi siamo stati tutti creati da Dio e Dio ha posto nel cuore di ogni uomo, al di là di essere credente e cristiano, come dice San Tommaso, una legge naturale che si fonda soprattutto sui passi biblici di Ezechiele 36-27, vi darò un cuore, toglierò da voi un cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, e così anche Geremia. E questa legge naturale, che ne ho parlato già diversissime volte anche in chiesa, ha un principio fondamentale di fare il bene
e di evitare il male. Per cui è già strutturato, no? Nel nostro intimo questa prospettiva di Dio, questa prospettiva che noi abbiamo nei confronti di Dio, perché Dio ci ha dato questo dono, un regalo meraviglioso di poterci orientare verso di Lui attraverso il dono della libertà, e quindi di vivere anche in ordine naturale. Uno che non sta in un angolo della terra, che non ha l'opportunità di avere un sacerdote, non ha l'opportunità di assistere a delle evangelizzazioni, quindi che fa? Non si perde? Non va in paradiso? È chiaro che se vive secondo proprio questa inclinazione interiore nostra, no? Che fa parte del nostro essere, del nostro tessuto interiore, e vive nella sua libertà di fare del bene ed evitare il male, il Padre Eterno ne tiene conto, e quindi sono anime che si salvano attraverso questi percorsi di ordine naturale. Naturalmente noi parliamo di noi che siamo quindi col credente, abbiamo fede, facciamo questo percorso di spiritualità, e quindi la nostra risposta a Dio nella libertà viene vissuta anche con questi atteggiamenti che sono fondamentali, no? Per la nostra esperienza di Dio. La solitudine è una componente importante, e per stare innanzitutto presenti a noi stessi. Non dobbiamo scappare davanti al dolore, davanti alla sofferenza, davanti alle ferite che la vita ci ha posto, no? Attraverso delle esperienze che abbiamo fatto. Ecco, apro una piccola parentesi, nel senso che andiamo sempre, no, a questi raduni di preghiere, di guarigione, di benedizione, tutto quello che volete, no? Ma se non c'è una presa di coscienza, di un'autoanalisi interiore, di individuare anche quelle che sono quelle ferite che sanguinano dentro di noi e ci portano a stare male, ci portano a vivere dei condizionamenti psicologici, umani, spirituali, e quindi la solitudine è l'occasione, no? Di aiutarci con la preghiera a guardare questa realtà che è dentro di noi. Noi non faremo mai un cammino e un processo di guarigione, perché non è una preghiera ad esterna, no? Che come quasi magicamente, senza che noi ce ne accorgiamo, ci guarisca e pensiamo di essere usciti da determinate situazioni. Gesù, la sua opera di evangelizzazione è soprattutto orientato verso l'uomo nella sua integrità di anima, corpo e spirito, e la sua opera anche di salvezza si effettua attraverso il legame interiore, da quale l'uomo, ecco, in questa sua interiorità si pone davanti a se stesso, davanti a Dio e davanti al mondo. È lì che si gioca anche il nostro giudizio, il nostro essere adatto o non adatto al Signore. È lì che noi dobbiamo poi lavorare con la nostra volontà, la nostra libertà, a prendere atto di quello che realmente c'è che non funziona nella nostra vita, quali sono questi modelli comportamentali che si ripetono costantemente. A volte cambiamo le persone, però il nostro modo di essere e di agire è sempre lo stesso, e sperimentiamo quei fallimenti anche nei confronti delle altre persone, che molte volte, non mettendoci in discussione, ci poniamo la domanda: ma che cosa c'è che non va, che perché le persone spariscono dalla mia vita? Quindi la fonte della forza della solitudine è proprio questa, e naturalmente per prendere atto di quello che siamo, di quello che naturalmente ci vuole la virtù dell'umiltà, perché se non c'è l'umiltà io posso guardare tutto quello che c'è dentro di me. La maggior parte tendo sempre a giustificarmi e dare sempre poi, no, la colpa agli altri, mai vedere in me stesso quello che non va, e quindi ci rimane poi una forma di chiusura, una gabbia interiore dove urliamo che vogliamo uscire per respirare l'aria di Dio, l'aria della verità,
però in realtà rimaniamo prigionieri di noi stessi. Quindi la solitudine ha una grande forza insieme al silenzio di portarci in questo percorso di interiorizzazione, in questo percorso di autoconoscenza, no? Molti di noi, dico la maggior parte anche nel mondo cristiano, si rivolgono ad esempio ai psicologi, no? Per poter farsi un confronto, per poter capirsi, per poter capire quali sono le dinamiche da poter correggere. Naturalmente gli aiuti esterni scientifici sono sempre ben accetti e graditi se sono nella giusta dimensione di verità e di equilibri, perché ci sono nel mondo poi anche della scienza, no? Come psichiatri o psicologi, che possono invece far fuori, in nome di quella loro scientificità, fuordeviare le anime verso quello l'autentico vero percorso, verso la ricostruzione interiore che va verso un cammino di salvezza. Per cui bisogna scegliere anche le persone adatte, che abbiano un percorso anche loro di fede, un percorso di maturità, un percorso di equilibrio, per poterci aiutare. Ma in primis io credo che al di là dei mezzi esteriori che noi naturalmente possiamo utilizzare, dobbiamo avere quella forza di interiorità che il Signore ce la dà nella preghiera, quando si chiede tutto con umiltà, il Signore dà tutto. E quindi quell'essere presenti a noi stessi, che la solitudine ci aiuta poi, ripeto, a fare un percorso di rinascita interiore. È dunque importante riuscire a vivere momenti di solitudine, ma ciò suppone però una certa stabilità interiore. Cioè, se una persona ha paura di stare da solo con se stessa, se una persona ha bisogno sempre di avere degli input esterni perché non riesce, fa fatica, questa denota proprio una instabilità spirituale, perché quando non siamo solidi, fermi, abbiamo sempre bisogno di consensi, abbiamo sempre bisogno di chi ci approva, abbiamo sempre bisogno di chi ci deve dire la parola magica. Noi dobbiamo imparare veramente a camminare sulle nostre gambe verso Dio, perché se non camminiamo noi con le nostre gambe verso Dio, fratelli, il momento della verità verrà, che si chiama la sorella morte, dove l'anima da sola si presenterà davanti a Dio, non troverà nessuno che la giustifica, non troverà nessuno che l'accompagni, se non la Chiesa con la sua preghiera. Per questo è importante, io lo dico sempre questo perché ci credo fermamente, bisogna costruire la stabilità dell'anima, cioè la stabilità dell'anima, per averla deve avere un pavimento che si chiama Cristo. Io devo appoggiare sulla mia anima su Cristo, che è la roccia, che è la forza, è l'asse di questa mia nave, che poi si inoltra, no? Nelle tempeste della vita, che con Lui poi naturalmente io posso superare. Ma se non c'è questa stabilità, quindi c'è soprattutto un'anima che ancora deve risolvere tanti problemi, è chiaro che anche davanti a delle situazioni, non so, di esperienza di fede, allora diciamo che questo fa in questo modo, ma allora io non credo più, adesso c'è questo evento, questa situazione, sono dei ciarlatani, sono delle persone che ci hanno ingannato, allora io non credo più. Ma a me non mi interessa. Se io ho una stabilità interiore, se io ho una fede forte interiore, innanzitutto non vado a cercare modelli umani, io guardo soprattutto il modello spirituale che è Cristo. Poi gli altri sono tutti strumenti, se fanno la volontà di Dio e mi aiutano e mi edificano, che ben vengano. Se ci sono degli strumenti umani che non mi portano a Dio, senza mezzi termini, bisogna avere il coraggio di chiudere i rapporti. È inutile che facciamo un finto buonismo, una finta carità per dire che stiamo in pace con tutti, e poi alla fine invece noi siamo a disagio con persone che ci tolgono la pace. Dobbiamo avere questo coraggio nel nome di Cristo di fare le scelte. Anche Lui, Gesù, ha chiamato tutti. A un certo momento alcuni non hanno trovato pace perché Gesù non gli comunicava niente. Davanti alla sua parola, vi ricordate, no? Il messaggio dei 72, e se ne sono andati. E Gesù ha detto agli apostoli: volete andare via anche voi? Gli apostoli, che avevano capito, hanno detto: Signore, dove andremo? Tu hai parole di vita eterna.
Quindi non bisogna pensare di essere noi i salvatori del mondo, noi non salviamo proprio niente. Noi dobbiamo fare con umiltà quelle scelte per il nostro rapporto con Cristo, che diventa sempre più forte, più intimo, più familiare, no? Attraverso i mezzi che la Chiesa ci dà. E io ribadisco sempre, nella nostra vocazione che noi viviamo deve essere collegata alla vita della Chiesa, perché se pensiamo di vivere una fede, che ho le locuzioni, che ho questo, ho quello, e mi ergo, pontifico, senza obbedire anche alla Chiesa, o magari anche con i doni che ho mi metto contro la Chiesa, siamo proprio fuori luogo, perché la Chiesa si nasce proprio su Gesù, che è morto sulla croce per noi. Quindi noi dobbiamo amare la Chiesa, e questa Chiesa va amata e vissuta nella nostra vocazione, perché la nostra vocazione è legata alla Chiesa, è legata alla Chiesa, non c'è nulla da fare. Santa Teresa d'Avila, pensate, era una grande mistica, aveva veramente doni di tutto e di più, visione di Gesù, aveva rapimenti, voli dello spirito, aveva dei carismi straordinari. Quando è morta ha detto solo semplicemente queste parole: sono figlia della Chiesa, perché è la Chiesa che mi salva, non sono i fenomeni mistici, è la Chiesa. E allora la solitudine ci deve proprio far cogliere, no? Questo legame nostro, questa nostra chiamata con Cristo, mettere Cristo al centro della nostra vita, e poi camminare, crescere e cercare di avere quella stabilità interiore che ci consente poi di superare anche tutti i momenti di difficoltà, di avversità, di persecuzioni, perché purtroppo è proprio la pedagogia di Dio. Siccome mi piace sempre fare questa distinzione, noi da questa parte siamo il mondo umano, in noi che custodiamo quel mondo di tenebre, che tra di noi cerchiamo di trovare la luce in Cristo, ma la maggior parte il mondo della vita terrena è attraversato, no? Da queste tenebre, da questi dubbi, da questi atteggiamenti di ostilità verso il mondo di Dio, verso il mondo della luce. Perché mentre noi siamo anche, nonostante tutto, però siamo contagiati dalla menzogna, dall'ipocrisia, dalle falsità, quando si presenta il mondo di Dio al mondo nostro, che è un mondo di verità, un mondo di luce, un mondo di umiltà, è chiaro che si scontra con il mondo nostro terreno, e soprattutto quelli che poi hanno una maggior chiusura, nasce e scatta l'ostilità, che soprattutto il loro impegno, il loro compito è quello di negare che vi possa esistere un mondo così diverso da quello che loro vivono, e quindi nasce questo modo di denigrare. Dall'altra parte è più facile per l'uomo diffondere una certa apologetica di distruzione nei confronti di Dio. Dall'altra parte Dio nei nostri confronti, siccome è un Dio di verità, un Dio d'amore, un Dio di compassione, un Dio di misericordia, che non reagisce alle dinamiche dell'uomo della terra, perché se Dio volesse reagire ci distruggerebbe in poco tempo, ma siccome lascia quello spazio di libertà, contando su quelli che possono essere i pochi giusti, i pochi che lo amano, lui attende con pazienza, e quindi aspetta con pazienza e con amore che questa sua verità poi possa prendere sempre più piede su questo mondo terreno. Ma tutto questo avviene sempre se noi, diventiamo collaboratori, strumenti di Cristo, attraverso questo percorso, no? di affidamento, di umiltà, attraverso questa apertura del nostro cuore, e ripeto, utilizzando quello che la Chiesa ci dà come strumenti per crescere interiormente. Quindi noi non abbiamo bisogno di andare chissà dove per trovare le risposte alle nostre domande interiori. Noi abbiamo l'Eucaristia, abbiamo il Vangelo, abbiamo grandi maestri della vita dello spirito nel nostro mondo cristiano, nella nostra fede cattolica, che purtroppo non tutti conoscono, no? A noi piace magari leggere più cose così
di immediato. Purtroppo la cultura informatica, per quanto è stato un bene perché ci ha avvicinato, però noi lo vediamo, io lo vedo anche a scuola. Questo mondo qui ha fatto sì che ci ha deresponsabilizzati per andare alla ricerca di testi che possono esserci utili, di fondi, andare alla ricerca di autori che con le loro opere ci potevano edificare il cuore. Invece attraverso l'informare in 2 righe ci parlano, non so, di San Giovanni della Croce, in 2 righe ci parlano di quell'altro, e pensiamo di avere la conoscenza di questi grandi personaggi della nostra fede. Invece mettersi proprio a confronto con le proprie opere, sicuramente questo aiuterebbero a una costruzione della nostra stabilità dell'anima. Quindi tutto questo era per indicarvi dei mezzi proprio per generare dentro di noi questa stabilità che nasce da una fede forza, no? Tenete presente la Vergine Maria ai piedi della croce, no? Quella forza della fede che la rende stabile a partecipare in quel momento a uno degli eventi più tragici della sua vita, della vita di questa donna, che è la perdita di suo figlio. Ecco, allora, quindi la solitudine che viene vissuta, no? Suppone una certa stabilità interiore che viene costruita anche attraverso una disciplina che noi chiamiamo, in termini spirituali, lo sforzo ascetico. La maggior parte dei psicologi affermano che l'esperienza della solitudine implica la presenza di una persona, quindi sperimentare la capacità di essere soli a volte noi ci fa paura, e quindi abbiamo bisogno sempre di presenze che sono molto legate affettivamente al nostro mondo, in modo particolare il legame con i nostri genitori. E in un secondo momento, dall'altra parte, a volte quando c'è l'assenza di queste persone care che noi abbiamo, spesso questo silenzio, questa solitudine diventa una forma di sofferenza e e ci porta poi a una forma di autovittimismo. La capacità di essere soli si rivela il vero contenitore della nostra esistenza. Per apprezzare la solitudine è necessario darsi del tempo, rallentare il ritmo della propria esistenza, stabilire le priorità. Ecco, non possiamo pensare di fare 1000 cose, diamoci delle priorità programmate con intelligenza, e quindi dare anche un senso e significato di quello che vogliamo poi costruire la nostra vita su determinati aspetti. Ecco, ma ad esempio scegliamo dei percorsi, scegliamo delle strade, ma non 1000, una o un'altra che ci aiuta, e questo è in tutte le cose della nostra vita, perché altrimenti, se non cominciamo a fare discernimento, a iniziare a tagliare delle cose che non ci portano a una forma di pace e di stabilità, più cose facciamo, più stiamo nel caos e nella confusione. Invece bisogna avere il coraggio, e i santi l'avevano capito, quello era il loro carisma, non so, entrare in un ordine, e hanno patito l'inferno in quell'ordine, però sono rimasti. Non è che dice io qua sto male, ma me ne vado da un'altra parte. No, è certo che se non per disposizione divina, come è successo, non so, a Sant'Antonio, che da frate agostiniani è passato nei francescani perché c'era un disegno di Dio che doveva fare quel percorso, ma la maggior parte di noi non è un fatto è un fatto proprio di scelta, di capire quello che è la nostra strada, senza che ci mettiamo sempre in caos e confusione. È necessario quindi, per avere tutto questo, avere umiltà e coraggio. Come per il silenzio, anche della solitudine si deve dire che essa ha 2 volti. Può essere la solitudine fonte di pace, ma anche motivo di tormento e angoscia. Occasione per attingere alla profondità del proprio essere, ma anche terreno favorevole alla tentazione. I padri del deserto lo dicono: se non sei forte spiritualmente, la solitudine si può rilevare fonte di tentazione. Alcuni sono piuttosto portati per temperamento personale a stare soli, per altri ciò può essere una fatica.
che si deve imparare a sopportare per goderne progressivamente i frutti. C'è un noto autore, anche lui filosofo, Pascal, che scrive: quando mi sono messo talvolta a considerare le varie agitazioni degli uomini e i pericoli e le pene in cui si espongono, ho scoperto che tutta l'infelicità degli uomini deriva da una sola causa, dal non saper restarsene tranquilli in una camera. Quindi pensate, quest'uomo che analisi profonda, no, fa del nostro cuore umano. Dice: quando vedo queste persone che sono agitate, che pensano a dei pericoli che magari adesso non ci sono e hanno tante pene nel cuore, evidentemente sono persone che non sono capaci di stare da sole con se stesse, perché stare da sole con se stessi ci aiuta anche a dominare. Noi abbiamo delle potenzialità enormi per poter dominare delle situazioni della nostra struttura psicologica e umana, perché Dio ci dà questo potere, ci ha dato questa forza in unione con Lui di poter gestire, altrimenti come avremmo mai potuto avere i martiri? Ma che erano pazzi che questi andavano a morire? O perché non volevano più vivere? Il martirio nasce proprio da quella consapevolezza di stabilità spirituale, di fede, sapendo che la loro anima sarebbe continuata, no? Vissuta in quella donazione offerta a Dio per l'eternità. L'hanno affrontato la morte, naturalmente anche sicuramente con un atteggiamento di paura, ma con quella forza, proprio perché erano determinati a seguire Cristo. Essere soli quindi vuol dire qualcosa di più che non avere nessuno presso di sé. Significa essere chiusi in una propria pienezza. Chi è solo si riconquista, torna in sé. Il biografo di San Benedetto, che San Benedetto, noi siamo anche qui, una struttura benedettina, elogia elogia la capacità di solitudine del santo, il quale diceva: vivendo stando con se stessi, si è presenti a se stessi e a Dio. Per cui solitudine non è certamente abbandono o stare in uno stato di selvatico, essere sgobbutico, scontroso e quant'altro. Così come il silenzio non è un semplicemente stare muti. Noi abbiamo bisogno certamente degli altri, ma non dobbiamo correre dietro al gregge. La solitudine fa tutt'uno con lo stare in società, come il silenzio con il discorso. L'amore, la parola buona, il gesto scorrevole, la capacità di entrare in contatto profondo con le persone può nascere solo dall'intimità profonda del cuore, il quale può essere ascoltato e conosciuto soltanto nella solitudine e nel silenzio. Quindi il nostro cuore proprio ha bisogno di questa componente di stare da soli con noi stessi, che poi può nascere in questo silenzio e la solitudine quello che Gesù ci chiama e ci dice di vivere: la preghiera del cuore. La preghiera del cuore. Pensate che nella spiritualità orientale loro pregano anche camminando per strada, dovunque si trovano, una frase del Vangelo di Gesù che diventa la preghiera dell'esicasmo, cioè proprio contemplando il cuore, no? Che respira, che ha i suoi ritmi, e questa preghiera tende proprio a portare uno stato di pace, il cuore, e eliminando quindi quell'ansia, quell'inquietudine. Qual è questa preghiera? Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Una volta, sì, la preghiera del pellegrino russo, che poi vissuta dopo questa preghiera per noi, si passa anche attraverso sempre questa preghiera nella voce della Chiesa, quindi pregare nella Chiesa che come Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di noi peccatori. Quindi noi abbiamo un patrimonio dell'Oriente. Giovanni Paolo II è stato un santo Papa
che se ne dica, e ci ha parlato proprio anche a noi occidentali, no? Di spiritualità occidentale, a dire guardate anche il patrimonio della teologia spirituale orientale, ci sono tantissime cose che ci aiutano a noi a vivere meglio la nostra fede. Guardate che gli ortodossi sono molto più equilibrati spiritualmente, loro lo vivono. Pensate, io ho avuto un'esperienza quando stavo a Bari. Noi, la Basilica di San Nicola, ho vissuto 10 anni e c'è stato un momento, dopo la caduta del muro di Berlino, quindi negli anni 90, nel nome di San Nicola venivano tantissimi pellegrini dalla Russia e venivano proprio nella festa di San Nicola, che secondo il calendario giuliano va 13 giorni dopo la nostra celebrazione. Ad esempio il 6 dicembre, loro venivano il 19 dicembre. E mi ricordo benissimo, io ce l'ho ancora davanti agli occhi, un bambino russo che aveva fatto un viaggio stremato. Questi facevano i viaggi in nave andando da Gerusalemme, partivano da Odessa a Gerusalemme, poi arrivavano a Bari e facevano un po' varie tappe di pellegrinaggio. C'era la Santa Messa secondo il rito ortodosso. Questo bambino aveva un viso pallido, quasi che sveniva, stava malissimo e gli dicemmo forse deve mangiare qualcosa. Il bambino mi disse no, devo ricevere l'Eucaristia. Mi spiego? Cioè un digiuno, questo noi avevamo già mangiato dalla sera, perché loro hanno la tradizione addirittura dalla sera di non mangiare. Il bambino disse di no, che non voleva niente, dice devo ricevere Gesù. Cioè ti fai una domanda, no? Ma Gesù veramente opera nei piccoli, no? Noi a volte, molte volte, diciamocelo chiaramente, a volte ci facciamo una bella sfumata di sigarette e poi dopo andiamo subito in chiesa, no? E pensate come, non è che io non fumo, però voglio dire che sono qui, oppure ci concediamo delle cose, tanto diciamo che abbiamo perso un po' questa sacralità nei confronti dei sacramenti, l'abbiamo un po' perso e si vede da tante situazioni, soltanto per l'Eucaristia, ma anche la celebrazione di tanti altri sacramenti. Le prime comunioni, ormai lo sappiamo, sono diventate di matrimoni, come dei matrimoni sono diventati giorni importanti da fiction, no? E allora c'è veramente da rivedere molto la nostra fede. Quindi c'è molto da imparare anche dal mondo ortodosso, ma dal punto di vista dottrinale, ci sono dei filoni spirituali molto interessanti. Quindi allora vi dicevo, la solitudine non è certamente abbandono, come noi abbiamo bisogno certamente, non dobbiamo andare con la solitudine tuttora, con lo stare in società. L'amore, la parola, il gesto scorrevole, la capacità di entrare in contatto con le persone, questo abbiamo detto, bisogna aprire il cuore. Vediamo oggi la cura della vita interiore. Non è sufficiente e non si dura a lungo se ci limitiamo soltanto a bloccare l'impulso a parlare e a chiacchierare. Se ne basta sforzarsi di stare semplicemente da soli. Allora noi spesso, no, quando cominciamo a capire che prendiamo delle posizioni nette, no, da oggi in poi non parlo più, da oggi solo mi escludo, è contro natura, perché tu sei fatto in un certo modo, lo puoi mantenere questa promessa un giorno, 2 giorni, ma poi quello che sei ritorna fuori, perché se tu non guarisci dentro, non stabilisci dentro le condizioni di parlare a tempo opportuno, di stare con gli altri nel momento opportuno, è inutile. Se hai adesso questo atteggiamento che è istintivo, che è un modello comportamentale, non sempre lo puoi governare con la ragione, te lo puoi imporre, però dopo 2 giorni ci ricaschi, allora è meglio non farsi promesse, ma più che altro farsi un percorso di maturazione, di crescita con pazienza e con desiderio però di volerlo fare. Ecco, allora bisogna nutrire lo spirito per dominare le dimensioni della nostra vita corporale, della nostra vita umana. Si deve fortificare lo spirito, è come il digiuno. La maggior parte siamo stati a Meggiugori, la Madonna ci ha parlato di digiuno, noi siamo tornati a casa, devo digiunare, ma se lo spirito non è pronto ad essere forte, come fa a digiunare? Non può farlo 1 volta, 2 volte, poi comincia a pesare, perché spiritualmente non sei
non sei già determinato a fare quella scelta. Quindi attenzione, Gesù quando parla nel Vangelo ci dice le cose come stanno, però spesso noi non ascoltiamo. Dobbiamo imparare a passare attraverso la nostra umanità per costruire una stabilità di vita spirituale, perché Gesù è venuto a liberare la nostra umanità dal peso del peccato e della morte. Per cui, in una parola, occorre curare e arricchire la vita interiore. Finché non ci sarà ritrovata l'interiorità, non si troverà mai nulla. Non si può trattare quindi un tema così importante come quello della vita interiore. Naturalmente, ecco, questa situazione di interiorità va contestualizzata appunto nella nostra vita. La nostra epoca ama soprattutto agli aspetti eccessivi, quindi la nostra vita affettiva soffre di uno squilibrio dovuto ad un eccesso di emozione shock, a un deficit di emozione e contemplazione. Siamo spesso spinti ad abbandonare le emozioni contemplative, gli affetti disordinati prevalgono sul raccoglimento, il veleno dell'intemperanza rode la nostra interiorità. E allora questa è la parola del nostro tempo, dove dobbiamo invece ribattarla, dobbiamo invece cercare di capovolgere questo spirito che la società ci impone, la vita ci impone, nei confronti della nostra esperienza umana e spirituale. Un altro aspetto della crisi della sensibilità contemporanea è l'oblio del naturale. L'emozione shock va in pari passi con l'artificialismo. L'emozione contemplativa si accontenta dello sguardo di un bambino e così via. Per cui, ecco, la nostra cura interiore la vorrei soprattutto sottolineare attraverso le parole di Papa Benedetto XVI, il quale afferma: come esiste un inquinamento atmosferico che avvelena l'ambiente degli esseri viventi, così esiste un inquinamento del cuore e dello spirito che mortifica ed avvelena l'esistenza spirituale. Ancora Papa Benedetto: la vita interiore è nutrita dalla disponibilità alla contemplazione che deve essere rifornita dall'esterno. L'anima si costruisce grazie alle bellezze che si incontrano attorno a noi. Le persone che emanano interiorità devono il loro tesoro interiore dalle impressioni ricevute dall'esterno. Per una sarà un sentimento di estasi provato davanti a un quadro, per un altro l'ammirazione sentita davanti a un paesaggio, una gioia condivisa con un bambino, una conversazione con un essere amato, un momento di raccoglimento anche nel corso di una cerimonia religiosa. La vita interiore comunque si forma, dice Papa Benedetto, mediante l'accumulazione di ricordi distanti in cui si è data l'accoglienza al mondo. E quindi automaticamente cioè il percorso che Papa Benedetto chiede a noi di poter fare, quello di attraverso la cura della vita interiore, ad avere un atteggiamento contemplativo nei confronti della vita, che naturalmente non bisogna essere prete o suore o chiudersi in un monastero o fare delle scelte drastiche. Il contemplativo è quello che si sforza con il suo cuore, la sua anima, di guardare la vita e il mondo con gli occhi di Dio, e questo ci porta quindi a una forma di distacco da quello che vi dicevo prima, dal mondo delle tenebre, dal mondo della nostra del nostro percepire, no? quelle forme di vita di immediatezza, invece di quelle dello spirito, passano attraverso il discernimento, passano attraverso una valutazione, passano attraverso del rispetto anche dei tempi di Dio. Noi dobbiamo, l'ho detto anche ieri, lo voglio ripetere anche stamattina, noi nel percorso della nostra vita spirituale Dio ha prestabilito dei momenti di tappe, no? che ci fa crescere piano piano. Ad alcune ha dato pochi anni, ad esempio come Teresina del Bambino Gesù
a un altro invece ci è voluto 30-40 anni. Non è il fatto di dire più in fretta faccio e più mi sbrigo, no, bisogna stare veramente nella volontà di Dio, noi dare il nostro cuore, la nostra disponibilità, il nostro desiderio veramente di farci rivestire della sua santità, e il nostro impegno nei confronti di Dio è quello di far sì che l'anima si arricchisca attraverso l'esercizio delle virtù. Poi i tempi di grazia, i tempi di vedere qualche frutto, i tempi di capire qualche cosa, lasciamoli solo nelle mani di Lui, perché il Signore ci conosce molto bene e sa che magari se ci fosse qualche segno in più nella nostra vita di come siamo fatti, potrebbe rovinarci di più dal punto di vista spirituale, quindi non lo consente. Magari a qualcun altro lo consente perché quel segno tende ad essere una forma di supporto e di aiuto per sempre costruire questo rapporto con Dio. Per cui ognuno di noi dobbiamo veramente porci alla sequela di Cristo in un contesto da parte nostra di curare in un modo proprio forte la nostra interiorità, fondando proprio su Cristo, sulla fiducia in Lui, sulla Chiesa, sulla preghiera, sui sacramenti e sull'amore, no? E dall'altra parte affidarsi completamente al Signore, che una volta che Lui vede i nostri sforzi, i nostri desideri, come dicono i più grandi maestri dello Spirito, quando c'è il desiderio, poi Dio verrà il tempo in cui quel tuo desiderio ti lo trasformerà in grandi grazie, che poi l'anima si accorge veramente di essere presa totalmente da Dio. Per cui abbandoniamo un po' tutte queste velleità, no? Che possono nascere nella nostra vita spirituale come quasi di sentirsi troppo privilegiato per tante situazioni, di sentirsi al di sopra di qualcuno, di sentirsi... lasciamo tutti questi sentimenti che fanno parte della struttura nostra umana, che non sono graditi a Dio, perché Dio vuole soprattutto un'anima totalmente spoglia, no? Da ogni egoismo, da ogni egocentrismo, dobbiamo veramente svuotarsi, quello che appunto dicono i padri orientali, quello che Cristo ha fatto, quella kenosis, quello di scendere, quell'abbassamento totale, dove più ti abbassi più Dio ti innalza, e questa è la logica di Dio nei confronti delle anime. Ma un'anima che sente, ha quasi sempre a dire al Signore: ma guardi, io faccio questo, ma guardi, il Signore non ascolta nemmeno, perché Lui, avendo quella natura umile, non può mai confrontarsi con delle nature che abbiano un certo aspetto di superbia, un certo aspetto di vanagloria spirituale. E io mi auguro in qualche altro ritiro che faremo proprio di scavare, no? In queste stratificazioni della nostra interiorità dal punto di vista anche spirituale, che molte volte non ce ne accorgiamo e ci cadiamo con tutte le scarpe e pensiamo invece poi di stare a posto davanti a Dio. Davanti a Dio, fin quando saremo su questa terra, non saremo mai a posto. Abbiamo sempre ogni giorno, no, di rimetterci in discussione. È una gara, cioè noi con Dio dobbiamo vivere una gara di umiltà, se vogliamo veramente vivere questo rapporto di amicizia di profondo con Dio. Ecco, allora Papa Benedetto ci suggerisce proprio questo tipo di esperienza. Quindi lui richiama quello che purtroppo non se ne parla più nemmeno nelle parrocchie, nelle predicazioni, nelle evangelizzazioni. Purtroppo i temi di formazione spirituale, che sono fondamentali, non se ne parla più. Papa Benedetto fa un richiamo all'ascesi, questo processo di interiorizzazione per crescere nelle virtù, e soprattutto parla anche della custodia dei sensi. Viviamo in una società in cui ogni spazio, ogni momento sembra essere riempito da iniziative, da attività, da suoni. È vero, noi qualsiasi cosa che facciamo dobbiamo sempre riempirlo di qualcosa, non lasciamo un po' di silenzio, un po' di spazio, no? Dove l'uomo può, in qualsiasi cosa che facciamo, abbiamo preso un po' quello che sono il mondo televisivo, no? Il mondo dello spettacolo, devono avere una scaletta piena, e noi anche nei confronti di Dio, se non abbiamo la scaletta piena ci sentiamo male. Lasciamo veramente anche dei tempi in cui Dio può
dirci una cosa a noi, no? Lasciamo che il Signore veramente vuole parlare. Vi ripeto, le vocazioni nascono anche da questo. Io mi ricordo, vi dico questa esperienza, che di una ragazza che veniva in una parrocchia quando stavo a Napoli tanti anni fa, che ero appena studente, e questa era figlia di un grande professore, anche il padre era comunista, quindi allora negli anni '80, che non voleva assolutamente che la figlia facesse, quindi faceva lettera, cresciute nella cultura comunista, però questo sentiva il richiamo, disse a un padre che stava lì, dice io voglio fare un'esperienza, questo l'ha mandato in un monastero molto bello che si trova a Sant'Agata sui Due Golfi, vicino Sorrento, isolato, benedettino, e dice vai a fare la prova la settimana lì. È stata lì, dopo 2 giorni, lei racconta, dice ho sentito questa voce dentro di me, ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore. E lei è stata lì in ascolto proprio di quello che ha capito, che quello era il suo posto. Pensate, adesso siamo al 2023 perché sta ancora lì, ha fatto anche la badessa, sta più da 40 anni e non si è mossa da lì. Mentre il padre da fuori che facevano caos e confusione perché volevano portarsi via la figlia, le monache, tutto quello che volete, però alla fine ha vinto lei. Quindi questo spazio di silenzio, di solitudine, Dio parla. Perciò li dobbiamo cercare, li dobbiamo trovare. E se voi molte volte avete qualche volta una mezza giornata, trovatevi un luogo dove potete veramente staccare, perché ci rigenera, ci toglie un po' da tutte queste preoccupazioni, da tutte queste situazioni anche spirituali che sono attorno a noi. Cerchiamo proprio di sgomberare il terreno per lasciar parlare a Dio nella nostra vita.